Signori, in questo video vi voglio parlare di uno dei best seller di Midarte, la nostra proposta per la zona living, la nostra parete attrezzata angolare modello Bergamo. Due cose saltano subito all'occhio. Le linee curvate, le linee sinuose, sono la nostra firma. Noi siamo Midarte Arredamenti Curvati, dopo ci torniamo sui vantaggi delle linee curvate. La seconda cosa importantissima è una parete attrezzata angolare. Sembrerà una cosa stupida, ma se ci pensate, quasi sempre le pareti attrezzate per la zona living sono pareti frontali. E noi diciamo, per quale motivo non sfruttare gli angoli, quando quasi sempre almeno uno in un locale lo riusciamo ad arredare? Vediamo due pareti collegate tra di loro, ci permette di dare un senso di più arioso, il locale appare più grande anche se non è molto piccolo. Adesso parliamo un attimo di dimensioni. Questa composizione, ed è una delle moltissime che possiamo proporre, questa composizione è una composizione da 3,5 m per 1,80 m, 1,85 m da quest'altra parte. Qui abbiamo il locale nella sua interezza è 4 metri per 3 all'incirca, dopo ci torniamo anche su questo particolare. Qui vediamo un paio di cose molto importanti. Il mobile nella parte ribassata sotto TV è piuttosto profondo, circa 80 cm. Molto profondo l'interno per stivare cose anche diciamo molto voluminose. Il fatto che però è arrotondato, quindi non ho spigoli, non mi disturba anche nei passaggi, quindi posso permettermi di ingombrare un po' di più nel locale perché non ho l'impiccio dello spigolo. Una cosa però veramente interessante è il nostro modulo angolare. Sviluppa lui all'incirca 1 metro per 1 metro al muro. È interessantissimo scoprire quanto è realmente contenitivo. Abbiamo fatto un conto reale, ci stanno all'incirca 500 piatti. Nessuno di noi ha a casa 500 piatti, però il concetto è che questo singolo modulo equivale a quasi 2 pareti attrezzate complete di quelle diciamo più o meno standard. Il fatto che poi è molto morbido e plastico non mi disturba. Tornando sul discorso delle curvature, qui per esempio tra il mobile e il divano abbiamo solo 70 cm di passaggio. Il fatto però di non avere spigoli né nel mobile né nel divano, io passo tranquillamente, non ho l'impiccio. Torniamo un attimo sulla parete attrezzata. Vediamo poi una cristalliera d'angolo, interessante e utile per riporre bicchieri, cristalli, bottiglie. È interessante come in questo caso un'illuminazione interna LED. Noi generalmente forniamo un telecomando per modulare l'intensità della luce, è molto bello la sera, magari quando si guarda la televisione, avere una luce soffusa. Qui poi al di sopra della televisione non abbiamo arredato la parete perché qui abbiamo una parete 3D effetto roccia. Questo vabbè è il nostro showroom, quindi è tutto provvisorio, però in casa del cliente si può realizzare. Oggi va molto di moda anche magari una parete in carta da parati, motivo per il quale è bello lasciare la parte al di sopra un po' più vuota, ma se il cliente preferisce si può creare una libreria sospesa o dei pensili, anche se preferiamo sempre lasciare la parte superiore un po' più vuota. Chiaramente abbiamo anche delle proposte con degli elementi a colonna. Qui vediamo il mobile su 2 livelli. La zona ribassata sotto TV è un basso relativo, l'altezza è circa 50-55 cm da terra e la zona mezza altezza, quindi altezza media, circa 90 cm, poco meno. Chiaramente esistono proposte tutte basse per chi non ha grandi problemi di contenimento e vuole una cosa più elegante. Si può mettere chiaramente, c'è anche la proposta tutta alta, quindi altezza media, anche perché la televisione un po' alta oggi è tornata di moda. Se ci pensiamo, quando la televisione viene appesa la si appende a 1 metro da terra, quindi è comunque un po' alta. Ovviamente si può realizzare anche a specchio, ma soprattutto viene sempre personalizzata, quindi il cliente viene da noi con la piantina e noi studiamo un progetto specifico. Ora vediamo anche il divano. Qui vediamo una composizione del nostro divano modello Sofia. Qui lo vediamo in pelle bianca, in realtà chiaramente può essere personalizzato. È una composizione di 3 metri circa di ingombro totale, è un divano che non è né un divano lineare né un divano propriamente angolare. È una composizione che quasi sempre viene posizionata in mezzo al locale, con dietro o una mensola attaccata direttamente al divano, cosa che si realizza molto spesso, o come in questo caso un vero e proprio mobile diciamo divisorio. Questo è concepito principalmente per gli ingressi, nel senso che in questa posizione generalmente c'è l'entrata di casa, quindi oggi raramente troviamo un vero e proprio ingresso, un vero e proprio locale adibito all'ingresso, quindi il cliente ci chiede spesso di separare un po' l'entrata dalla zona living o dalla zona cucina. Una soluzione di questo tipo è utile perché fa molto arredamento e fa anche del contenimento. Qualcuno la utilizza per esempio come
come piccola scarpiera. È un mobile chiaramente mezza altezza, quindi fa anche da svuotatasche. La libreria che vediamo al di sopra bifacciale fa arredamento ed è anche a tutti gli effetti anche una libreria. Come dicevo, il divano può essere comunque anche dietro alleggerito con una sola mensola sospesa. Ora, un paio di considerazioni ancora. Qui vediamo una proposta abbastanza moderna, dai toni moderni, quindi vediamo delle antine laccate opache, un bianco un po' freddo. Vediamo le superfici, diciamo effetto rovere modernizzato, rovere sbiancato, molto fresco, dei piccoli inserti in acciaio. Diciamo che una cosa che non deve preoccupare il cliente è l'aspetto del gusto estetico. Le nostre proposte, in quanto uniche, veramente uniche in termini di design, e questo è sotto gli occhi di tutti, possono essere adattate a vari stili architettonici, quindi può essere vestito con colori e materiali più classici fino al moderno o modernissimo. Questo è quello che in realtà mi chiedono principalmente oggi. Signori, vi suggerisco di venire qui nel nostro showroom a vedere le nostre proposte dal vivo, questa e tutte le altre, anche per la zona giorno, per la zona notte, per la cucina. Vi suggerisco di guardare il nostro sito internet che si chiama midarte.com, di seguirci sui vari social e guardare gli altri nostri video sul nostro canale di YouTube che sempre si chiama Midarte. Grazie, al prossimo video.